Ritrovati ragazzi in questo nuovo video. Oggi ti ho portato un breve backstage perché voglio portarti un argomento in modalità easy, poi se vi interessa possiamo approfondire per quanto riguarda ma qual è l'orario migliore per scattare con le nostre modelle, punto di domanda, ok? Dal momento che poi ci stiamo anche avvicinando a settembre, che è il mese che io preferisco per quanto riguarda non solamente i colori ma anche la luce, ok? Allora, ti porto la mia esperienza, non sono qua per dare consigli, almeno quello che penso, dopo ovviamente ognuno è libero di fare quello che vuole, però se hai anche intenzione di fare il fotografo di professione, ovviamente devi imparare anche a fotografare in qualsiasi condizione di luce, che tu stia utilizzando i flash o che stia scattando anche a luce naturale, ok? Perché se vuoi fare il fotografo di reportage, insomma, ti devi adeguare, ok? Questo lo sappiamo. Per quanto riguarda la luce, ormai lo sanno anche i sassi che la luce migliore la troviamo alle prime ore del mattino, la troviamo alla golden hour, la troviamo al tramonto, insomma tutto è più semplice, lo sappiamo tutti, però non sempre è possibile scattare perché se stai collaborando magari con una modella NTF magari non è disponibile nel giorno che ti sei prestabilito a venire proprio alla golden hour, quindi verso sera, e quindi il consiglio che ti do è di scattare lo stesso, perché serve proprio per maturare, prendere esperienza, se stai ovviamente anche utilizzando dei flash, e quindi ti aiuta perché prima o poi, specialmente se vorrai farlo di lavoro di fotografo, di reportage, devi essere in grado di essere preparato in qualsiasi condizione di luce. Ti porto un esempio e te l'ho portato appositamente. Ci sono altri video che tra l'altro io ho caricato che sono stati fatti con modelle dove l'orario non era quello più opportuno. Il video di oggi è uno di questi, anche se come hai visto io ero su una zona dove praticamente avevo tutta ombra dal momento che avevo anche la montagna. Allora ci siamo dati appuntamento con Isabella, mese di luglio, sono le 6, siamo arrivati decisamente molto prima, l'ho fatto appositamente proprio perché quando non hai a che fare con modelle professioniste, anche se io Isa la conosco, è meglio sempre fare degli scatti, come si dice, di prova, di riscaldamento, così lei si mette a proprio agio. Quindi se hai la possibilità di farlo, falla venire prima. Le foto ufficiali le abbiamo fatte proprio alla golden hour, in costume da bagno, nel torrente che hai appena visto, era lì a fianco, e nell'attesa proprio di aspettare la luce perfetta abbiamo fatto queste foto. Dal momento che c'era anche una parte in ombra, abbiamo trovato questi massi e abbiamo fatto le foto che hai visto. In questo backstage che stai vedendo ho utilizzato l'85-1.2 della Canon, un obiettivo che io sono molto affezionato, che non venderò mai, e l'ho utilizzato con la fotocamera Sony e ho utilizzato l'adattatore che praticamente vado a utilizzare di più negli ultimi 2 anni, ok? Sto parlando tra l'altro di adattatori economici, quindi non è che spenderei 600-700 euro per il Metabones. Questo funziona decisamente bene, tra l'altro ultimamente ho avuto anche degli aggiornamenti firmware e ho visto che l'85 e anche il 135 per quanto riguarda le prestazioni sono decisamente migliorati. Una cosa che voglio aggiungere a questo video per tutti coloro che magari sono interessati proprio all'acquisto di un adattatore, come in questo caso io sto parlando per adattatori per fotocamere Sony, ma potrebbe essere anche qualsiasi altro adattatore, magari per Fuji o per Nikon. Quando parliamo di adattatori, scordati di avere le stesse prestazioni che hai sull'obiettivo nativo della tua fotocamera, ok? Ovviamente, ad esempio, il 135 non funziona sulla fotocamera Sony per quanto riguarda gli automatismi, la velocità dell'autofocus come la mia EOS R. Per quanto riguarda la qualità di immagine, d'accordo, è proprio per quello che lo voglio utilizzare, però non potrei mai utilizzare il 135 mm sulla Sony A7C, tanto meno nella Sony A7 IV con l'autofocus continuo, ok? Almeno che non producano un altro adattatore che faccia dei miracoli, ok? Ma ne dubito, perché perché fosse una cosa fattibile dovrebbero dialogare proprio Sony e la Viltros, ok? Perché come avete visto gli unici adattatori decisamente più completi che funzionano bene sono quelli che si costruiscono proprio gli stessi produttori, come vedi Canon con l'adattatore da F a RF, giusto per rendervi l'idea più chiara. Quindi tornando a noi, quando parliamo di adattatori, se dobbiamo utilizzarli per fare delle foto, puoi utilizzarlo tranquillamente, non hai nessun tipo di problema. Quindi però dovrai utilizzarlo solo, e questo
solo, ovviamente è la mia opinione, con la modalità punto singolo e utilizzare solo il punto centrale, poi vai a ricomporre. Io ho provato vari obiettivi, quelli in mio possesso, alcuni li ho già venduti, come il 2470, il 1635 di Canon, che però qua funzionavano abbastanza bene, quel poco che li ho utilizzati. Però ti posso dire che quelli che ho utilizzato di più, come 35, in questo caso però di Sigma, quindi di terze parti, l'85, hanno funzionato decisamente molto bene, ok? Non ho mai avuto problemi. Qualche problemina l'ho avuto proprio con il 135, motivo che poi mi ha spinto proprio ad acquistare un 135 nativo con attacco e mount, ok ragazzi? Altra cosa che vi vado a ricordare è che quando utilizzi un adattatore e la luce comincia a diminuire, cominci a avere problemi proprio con l'autofocus. Tornando all'orario, allora, ovviamente se hai la possibilità di collaborare magari anche con una bella modella e non è disponibile all'orario che magari ti eri prefissato, come ti ho detto, scatta lo stesso. Poi se vorrai fare proprio il fotografo di professione, magari andrai a collaborare anche con delle agenzie, potrebbe capitarti anche molto spesso di fotografare a orari decisamente assurdi e quindi devi essere pronto. Quindi qualsiasi occasione per scattare con una modella, sfruttala anche se sono orari decisamente pessimi, ok? Questo è il consiglio che ti do. A me è capitato moltissime volte e tra l'altro molti video che ti ho portato nel canale sono scattati a orari decisamente folli, ok? Però le foto, quelle che a me interessavano, bene o male le ho portate lo stesso, ok? Spero che il concetto sia stato abbastanza chiaro. Per quanto riguarda l'adattatore, trovate tutte le informazioni qui sotto nei commenti. Come al solito, se avete domande per quanto riguarda quello che ti ho portato nel video di oggi, ti aspetto qui sotto nei commenti. Buone vacanze per chi le sta facendo in questo periodo e ci diamo appuntamento al prossimo video.